In molti mi avete chiesto consigli su quale cuffia cablata acquistare per apprezzare al meglio i propri vinili o la propria musica quando siamo a casa e non vogliamo disturbare chi abita con noi e vicino a noi, oppure semplicemente vogliamo gustarci ogni minimo dettaglio di quel disco. Take me out tonight. L'ascolto in cuffia è senza dubbio una parte importante nella fruizione musicale. Ecco perché ho pensato ad una serie di video suddivisi per fascia di prezzo e basati sulle mie prove e le mie preferenze, sperando che possano essere utili a tutti voi che state pensando all'acquisto di questo accessorio hi-fi. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se ve lo siete perso, consiglio di recuperare il mio video sulle AirPods Max, dove racconto la mia storia di ascoltatore e quindi anche di appassionato di cuffie. Questo è l'accessorio che più di ogni altro mi ha insegnato ad amare la musica in ogni sua sfumatura. Ed è per questo che ho pensato di creare una serie di video per aiutare tutti quelli che vogliono acquistare la prima cuffia seria da inserire nel proprio impianto. Magari proprio nell'impianto da 1000 euro che vi consigliavo qui, e vi anticipo che le cuffie presenti in questo video si sposano alla perfezione con quel setup, per cui eventualmente potete andare a recuperare quel video dopo aver visto questo. Nei mesi scorsi ho acquistato molte cuffie da testare e da inserire in questo primo video, quindi sono prodotti dal costo massimo di 100 euro e se non sono 100 sono 102, 103 a seconda delle variazioni di prezzo, ma siamo comunque in quella fascia. Ne ho acquistate tante e tante ne ho restituite, per cui in questo video vedrete solo quelle che mi hanno convinto di più e che consiglierei ad un'amica, ad un amico, perché è in grado di soddisfare gusti ed esigenze diverse. Analizzerò la confezione, quindi cosa arriva in dotazione, la costruzione della cuffia, comfort di utilizzo e resa sonora. Il rapporto qualità-prezzo, ve lo dico in partenza, è ottimo per tutti gli esemplari in questo video, per cui non rientrerà come discriminante nelle mie considerazioni finali. Partiamo da uno dei marchi più amati in ambito cuffie, Sennheiser, con le HD 280 Pro MK2, ossia Mark II, che trovate nel mio negozio alla sezione Le mie cuffie, dove ho inserito anche qualche chicca come questa. Vi lascio il link per raggiungere il negozio qui sotto in descrizione. Ad oggi, mentre registro, hanno un prezzo di 102 euro. Sono cuffie over ear, nel senso che contengono, avvolgono tutto il nostro orecchio, e sono cuffie monitor, ossia cuffie da studio di registrazione, professionali insomma, ma come le altre cuffie presenti in questo video vengono acquistate e utilizzate dalla maggior parte delle persone proprio per l'ascolto hi-fi. Per chi non lo sapesse, la tendenza di una cuffia monitor, come questa e le altre, è quella di essere più neutra possibile per non snaturare troppo la registrazione originale. In questo video vedremo che cuffie monitor diverse hanno paste sonore diverse, colorando più o meno gradevolmente quello che ascoltiamo. Sono tutte cuffie chiuse e quindi offrono un isolamento passivo dai rumori circostanti. Nella confezione abbiamo la dotazione essenziale. La cuffia con cavo singolo a spirale, estensibile a 3 metri, non removibile, che parte dal padiglione sinistro e termina con un jack a 3,5 mm. In dotazione poi c'è l'adattatore a 6,35 mm. La cuffia è completamente in plastica, anche in queste sezioni, ma devo dire che è una plastica di buona fattura.
padiglioni ruotabili di 90 gradi e richiudibili in questo modo. I rivestimenti in similpelle qui sui cuscinetti e sulla banda superiore sono senza infamia e senza lode, ma buoni tenendo conto della fascia di prezzo. Dichiarate come 285 grammi, non tenendo conto del peso del cavo, quindi solo cuffia, ma sulla mia bilancia raggiungono i 265 grammi e questo naturalmente è un vantaggio per il comfort. A proposito di comfort, i padiglioni hanno una buona indossabilità, ma per la tensione dell'archetto stringono un po' troppo sul volto e insomma non sono proprio il massimo per delle sessioni prolungate. Qualità audio molto buona, come da tradizione del brand. Vi anticipo però che non sono le mie preferite di questo confronto. Tornerò sulla loro resa sonora più avanti, quando trarrò le conclusioni su tutte le cuffie provate per questo video. Le seconde cuffie in esame sono le Audio-Technica M40X. Queste me le ha inviate Hi-Fi di Prinzio insieme ad altro materiale molto succoso che vedrete prossimamente qui sul canale. Trovate queste ed altre cuffie sul sito di Hi-Fi di Prinzio, oltre che naturalmente nel loro negozio. Le M40X sono cuffie prevalentemente in plastica di buona fattura con la banda dell'archetto in metallo, padiglioni ruotabili di 90 gradi e richiudibili. I rivestimenti in similpelle per i cuscinetti e la banda superiore sono i migliori tra tutti i modelli presenti in questo video. 250 grammi senza tener conto del peso del cavo. Anche qui cavo singolo che parte dal padiglione sinistro e termina con jack da 3,5 mm. Questa è l'unica cuffia ad avere il cavo removibile con attacco proprietario. Nella confezione ne troviamo addirittura due, oltre a questo classico a spirale estensibile a 3 metri, ce n'è anche un altro liscio, sempre lungo 3 metri, sempre con attacco proprietario e jack da 3,5 mm. Nella confezione poi, oltre al classico adattatore da 6,35 mm, troviamo la borsetta in similpelle con il marchio di Audio-Technica, devo dire piuttosto gradevole. Le M40X confermano tutta la bontà del marchio Audio-Technica, qualità audio molto buona e buona indossabilità. Insomma, suonano bene, sono ben accessoriate e sono comode. Le terze cuffie in esame sono le Sony MDR7506, ossia il classico dei classici in ambito cuffia monitor. Pensate che questo modello è stato introdotto nel 1991 e non ha mai subito variazioni. Questo si nota nella confezione piuttosto spartana, che comunque porta in dotazione una borsetta di tela marchiata Sony per il trasporto e il classico adattatore da 6,35 mm. E una curiosa immagine della cuffia esplosa in tutti i suoi componenti che fa molto vintage. Cuffia prevalentemente in plastica con alcuni inserti metallici per la banda dell'archetto e gli snodi cruciali. I rivestimenti in similpelle dei cuscinetti sono sovrapponibili a quelli delle Sennheiser, più spoglia nel senso che non ha imbottiture la banda superiore che presenta questa scritta Studio Monitor. Sulla mia bilancia le Sony MDR7506 raggiungono i 215 grammi, senza contare ovviamente il peso del cavo, che anche qui è singolo, parte dal padiglione sinistro, è estensibile, vedete è il classico cavo a spirale, estensibile a 3 metri che termina con jack da 3,5 mm e abbiamo già visto che c'è anche l'adattatore. I padiglioni sono ruotabili in questo senso, ma non in questo,
come abbiamo visto invece per Sennheiser e Audio-Technica, sono però richiudibili e rendono la cuffia estremamente compatta, la più ridotta in dimensioni tra quelle prese in esame, ergo la più trasportabile, oltre ad essere la più leggera e la più comoda da indossare. Il grado di comfort non è una conseguenza esclusiva della leggerezza, però è una cuffia certamente economica, si vede, ma è costruita molto bene e altrettanto positiva è la mia impressione sulla resa sonora. Non è un caso quindi che questo modello rimanga invariato da 30 anni e continui a vendere vagonate di esemplari in tutto il mondo. Fluo su nero è la morte sua. Prima di arrivare alle conclusioni su queste tre cuffie, focalizzandomi sulla resa sonora e sul loro valore complessivo, voglio proporvi un'alternativa più economica che può essere interessante per tutti coloro che cercano la loro prima cuffia cablata ma non vogliono spendere 90-100 euro per i motivi più disparati. Anche queste me le ha inviate Hi-Fi di Prinzio, che naturalmente ringrazio per l'estrema disponibilità, e si tratta delle Fostex TH5, un modello entry level che consiglio soprattutto ai ragazzi più giovani per il loro look nero, fluo e per il basso ben presente nella scena sonora. Per i miei gusti è un basso poco definito, ma questo dipende anche dal fatto che sono on-ear, non over-ear, quindi si poggiano sull'orecchio, non lo comprendono interamente. In definitiva, le TH5 di Fostex sono delle cuffie oneste, senza troppe pretese e perfettamente in linea con il prezzo a cui sono vendute. Veniamo a noi. Dal punto di vista audio, le mie preferite sono Sony e Audio-Technica. Le MDR 7506 confermano tutta la loro fama, disegnando una scena precisa, alti, medi e bassi ben definiti, senza nessun campo a predominare sull'altro. Sono ottime sia per l'impiego professionale sia per ascolto e sono quelle che consiglio a chi cerca una cuffia neutra che sia molto fedele alla registrazione originale. Il pop ci va a nozze, ottime per montaggio video, sono le migliori tra le tre over-ear se le utilizziamo anche per quello scopo, e sono le migliori anche per chi vuole guardare un film o fare binge watching della serie preferita, perché sono le più leggere e le più comode. Aggiungo poi una nota che magari per molti sarà irrilevante, ma per me in una cuffia è sempre stato fondamentale. Sono le uniche ad avere il lato destro e il lato sinistro immediatamente riconoscibili, left e right. Non solo sono ben visibili sulla parte esterna, ma vengono scelti due colori diversi, con il rosso che, come sappiamo, in Hi-Fi indica tendenzialmente il canale destro. Ottime anche le Audio-Technica M40X, che offrono una scena con qualche frequenza bassa in più rispetto alle Sony, risultando quindi per me più rotonde e divertenti. Ottime con rock, jazz e per i miei gusti anche classica. Sono le cuffie che complessivamente, globalmente preferisco. Non solo perché danno più corpo e anima ad ogni brano e quindi si avvicinano di più a come io vivo la musica, ma anche perché sono quelle costruite e rifinite meglio, per cui danno la netta sensazione di essere anche le più durature. Sono comode quasi quanto le Sony e sono pluriaccessoriate. La confezione comprende infatti due cavi, entrambi removibili, dettaglio molto importante in caso di guasti accidentali, e poi c'è una borsetta da trasporto più che dignitosa, oltre al classico jack da 6,35 mm. Insomma, per il prezzo a cui sono vendute queste ATH M40X è veramente difficile chiedere di meglio. Classifica finale tenendo conto di tutto quello che vi ho detto. Audio-Technica M40X sul gradino più alto del podio, al secondo posto staccate
di poco le Sony MDR7506, al terzo le Sennheiser, che se non deludono, d'altro canto non impressionano per alcun aspetto in particolare. Intendiamoci, rimangono ottime cuffie per il loro prezzo, ma se dovessi giocarmi un ambo sulla ruota di Vinilicamente, punterei su Audio-Technica e Sony. Lo avrete visto in qualche inquadratura, per cui vi dico che prossimamente farò un approfondimento su quali amplificatori per cuffie acquistare con un budget intorno ai 100 euro o addirittura meno. Nel frattempo lasciate un like se il video vi è piaciuto e commentate qui sotto se avete altre cuffie da proporre al di sotto dei 100 euro, perché quelle che avete visto oggi si basano sulle mie scelte, sicuramente voi ne avrete altrettanto ottime da consigliare. A presto e buoni ascolti in cuffia.